Buongiorno! Buongiorno amici! E buona domenica! Buona domenica! Almeno per noi lo è. Non so quando vedrete il video, ma per noi lo è. Siamo in una bellissima piazza degli autobus. Quindi abbiamo dormito qui, che di fatto è un parcheggio della città di Midyat. Esatto. Se lo pronuncio bene, giusto? Perfetto! Ripartiamo, è stata una sosta veloce. Abbiamo fatto un girettino in notturna ieri sera perché la città è molto piccola, il centro è carino e poi ci andava di mangiare fuori, ci siamo concessi una cena fuori. Siamo stati molto bene, tra l'altro. Tra l'altro buonissima. E oggi ci spostiamo ancora più ad est, continuiamo ad attraversare queste terre fertili della Mesopotamia. E poi con tutta la pioggia che è venuta, se non sono fertili, non lo so. Fertili. Speriamo di non rimanere impantanati. Speriamo di no. Oggi finalmente sembra esserci una bellissima giornata di sole, dopo tanti giorni di pioggia. E presto vedrete anche un grandissimo fiume, molto famoso nella terra mesopotamica. L'avete studiata storia a scuola? Avete studiato? Quali sono? Scrivetelo nei commenti, così al volo. Quali sono i fiumi interessati che, diciamo così, delimitano la terra della Mesopotamia? Quali sono? Vediamo chi ha studiato. Che non so se tutti lo sapete, nascono entrambi in Turchia. Hai visto te? E quindi ora noi ci mettiamo in viaggio e andremo verso la prossima meta. Questo è il ristorante dove abbiamo mangiato ieri sera. Locantasi, li chiamano tutti così. Per la cronaca, tutta la cena piena di piatti, di tutto e di più, siamo dimenticati di dirlo, ci è costata 370 lire, che sono pochissime. Sono tipo 12 euro? Sì, tra 11-12 euro. 11,50 euro, così. Ovviamente avete visto tutto il ben di Dio che ci hanno portato. Immancabili bandiere turche. Un fatto simpatico che ci accade spesso è che quando passiamo lungo queste strade i locali ci scambiano per il pulmino collettivo e alzano il braccio e vedevo fermati che dobbiamo salire a bordo. È vero, questo ce lo siamo dimenticata di raccontarvela, perché qui funziona che gli autobus, quelli grandi come li intendiamo noi, diciamo sono per i tour organizzati, per le gite, ma i locali si spostano con questi, allora nell'America Latina si chiamano collettivos, però di fatto sono dei furgoni spesso bianchi, come lo è Charlie, con tutti i sedili da 10 posti, quanti ce ne saranno? Sì, che vanno molto in voga in Asia. Sì, qui cioè, le persone locali praticamente sanno che passa a quell'ora, non si sa perché non c'è nessuna tabella con gli orari, però loro lo sanno. Alzano il braccio e loro si fermano. A noi ci è capitato davvero un sacco di volte che ci fermano o tentano di fermarci chiedendo insomma di salire e noi no, questo è Charlie. Quindi diciamo che ci mimetizziamo abbastanza bene e sì, non diamo nell'occhio. Esatto. Sì, esatto. Qui allora di camper puri e semplici, cioè proprio come cellula camper, non ne abbiamo visti nessuno. Qui siamo, ricordiamo, nella zona del Kurdistan, ma anche in Cappadocia non ne abbiamo visti. Ce n'era uno solo, ma era lì del posto e era sponsorizzato Cappadocia con tutte le scritte, quindi sicuramente era un'attrattiva turistica, non era un camper itinerante. Quindi probabilmente perché siamo un po' fuori stagione. Pensiamo magari più avanti, primavera estate, forse qualcuno arriverà fino a qua. Ragazzi, abbiamo appena passato il Tigri, il mitico fiume che insieme all'Eufrate delimita la Mesopotamia. Che emozione, bello! che emozione! Il Tigri, ci pensate, quello sui libri di scuola. Quindi esiste, è vero! È gigante, è gigante. È gigantesco, ragazzi. Qui si allarga, fa anche un bacino, ma ne forma tanti di questi
bacini lungo il suo percorso. L'abbiamo visto sulla mappa, è un fiume davvero incredibile con una gran portata d'acqua. Scusate le riprese con i panni stesi, biancheria intima, fate finta di non averla vista perché noi non sappiamo più dove stendere i panni. Dietro Ciardi è pieno, come vi abbiamo detto l'asciugatrice non c'era e tra l'altro ha piovuto in questi giorni, quindi... Il posto del blocco. Eccoci. Ragazzi, eccoci qua, abbiamo trovato un punto panoramico che ci mostra tutto il Tigri nella sua maestosità. Abbiamo percorso un lungo tratto di strada che costeggia proprio la sponda nord del Tigri, dopo averlo attraversato sul ponte. Guardate quanto è immenso. Facciamo le solite foto di rito perché questa per noi è una tappa veramente importante, Certo, è importantissima per tutti. Per tutti, ma chi mai avrebbe pensato che un giorno nella nostra vita avremmo attraversato il Tigri e l'Eufrate? L'Eufrate l'abbiamo passato qualche giorno fa. Era di notte. Era di notte, non l'abbiamo visto bene. Una delle poche volte che abbiamo guidato al buio. Sì, però c'erano necessità maggiori di trovare un punto dove dormire. Ma il Tigri veramente è una roba impressionante. Gigante, poi qui fa un bacino d'acqua esagerato, veramente. E continua ad arrivare acqua, sentiamo, dai piccoli affluenti laterali. Qui c'è un piccolo fiumiciattolo. Con quanta acqua è venuta in questi giorni, insomma. E qui, ragazzi, si è scritta la storia dell'umanità di questa zona, perlomeno. Sì, è bello. Dà l'idea di essere sottodimensionato come volume d'acqua, nel senso che sembra, vederlo dalle sponde, che sia un po' più asciutto di come dovrebbe essere, però ovviamente non abbiamo termini di paragone. E niente, ora proseguiremo laggiù lungo le case allagate, la strada così. Sì, guardate, allora, laggiù ci sono delle case che sono praticamente affogate nel fiume. E ora proseguiremo, lì la strada dovrebbe fare una curva verso nord e lasceremo questo tratto di fiume. Sembra più un lago, però come detto ci sono dei punti in cui la vallata è molto larga e quindi il bacino del fiume si allarga. Proseguiremo verso nord, passeremo una città che ha un nome molto curioso. Inquadreremo il cartello se Inquadreremo il cartello se ci riusciamo, se no vi diremo il nome. Come si chiamerà questa città? Io già rido. E quindi niente, ora ci godiamo questo fiume e poi proseguiamo. Come avete visto dal cartello a bordo strada, che riporta il disegno di una trivellatrice, non so se si chiamino così, di una pompa di estrazione. Ce ne sono tantissime in questa zona e supponiamo, ancora non abbiamo appurato sul web, ma supponiamo che questa sia una zona di estrazione petrolifera, perché assomigliano in tutto e per tutto a quelle pompe lì. Ne abbiamo viste diverse in azione. Insomma. In azione che stavano scavando. E come promesso, la chicca era che siamo arrivati, ragazzi, nella città di Batman. Si chiama proprio Batman. Si chiama proprio Batman. Ci ha fatto troppo ridere. Allora, non ci siamo venuti apposta, era di passaggio, però vi volevamo far fare una risata anche a voi. Troppo buffo arrivare nella città di Batman. Qui vedete c'è la pompa di estrazione di Batman, estrazioni petrolifere, quindi lasciamo la Gotham City turca e proseguiamo il nostro cammino. Abbiamo verificato quello che vi dicevamo prima e infatti Batman è la città fulcro dell'estrazione petrolifera. Pensate un po' che qui intorno esiste una raffineria famosa, storica, dal 1955. Tutte le pompe che abbiamo visto infatti sono in opera e estraggono il petrolio.
Ragazzi, abbiamo fatto un pit stop veloce, abbiamo fatto un bel lavaggio con il sapone, con l'acqua ad alta potenza, abbiamo lavato anche sotto la scocca, un lavaggio, ci siamo stati un bel po' di tempo. Guardate come è tornato nuovo e splendente. Charlie è finalmente di nuovo pulito e torna il bianco. Eravamo pieni di sale, di terra, di fango, di tutto e di più. Abbiamo fatto una bella pulita anche alle ruote, sotto nei giunti, nello sterzo, sotto al motore, sotto ai serbatoi. Grandi! E abbiamo di nuovo un Charlie pulito. Bellino Charlie, è bianco, vi confermiamo che è bianco. Ci voleva, quanto l'abbiamo cercato. Davvero, o erano chiusi, non avevano l'acqua, un sacco di problemi, finalmente questo. Sono stanco, guarda, poi c'aveva una pressione, ogni volta gli davo la via, lo spostava, mi spostava il braccio. Povero Fede. Grande, ora facciamo un altro po' di strada, dai, sì, poi si va a mangiare. Prima pit stop banana. Sì, ci vuole. Per recuperare le energie e poi si riparte. E poi un bel pranzetto, dai, me lo sono meritato, ce lo siamo meritati. No, te le sei meritato di più te. Io solo ho sistemato i panni all'interno mentre lui lavava. Attraversamento pecore, mamma mia, fra pecore, no, forse capre, no, sono miste, pecore e capre, giovani pastori come vedete. Siamo giunti a quota 1800 metri. Si capisce, Si capisce, vero? Da chi l'avete intuito? Io sono maglietta maniche corte. Vabbè, abbiamo il riscaldamento acceso. Sono in questo momento 3 gradi fuori. C'è di nuovo la neve. Stiamo arrivando alla prossima tappa, che è fra un 15 km. Più o meno, sì. Più o meno 15 km. Dobbiamo ancora far pranzo perché oggi abbiamo tirato, perché è una bella giornata, volevamo affrontare la strada nelle ore diurne, insomma c'è il sole dopo giorni di pioggia, quindi ancora non abbiamo pranzato. Ci fermeremo ora a fare un pranzetto veloce, ma non vi abbiamo detto che andremo sul lago, ma non un lago qualsiasi. Il lago di Charlie. Il lago di Charlie. Come sarebbe il lago di Charlie? Mi sono persa. Perché Charlie è un van. E quindi è il lago di Van. Il lago di Van. Il nostro van. Il nostro van. Ovviamente questa battuta l'avranno fatta tutti quanti i possessori di van che sono arrivati sul lago di Van.
ma il lago di Van ha un primato, ovvero è il lago più grande di tutta la Turchia e i tickets non potevano non venirci. È un paesaggio fiabesco, surreale ragazzi, veramente molto molto bello. Abbiamo cambiato paesaggio non so quante volte. Sì. Incredibile la Turchia. Come vi dicevo, fra una quindicina di chilometri arriviamo in una delle due città più grandi sul lago, che si chiama Tatvan, è quella diciamo più a sud, e vediamo di trovare un parcheggio, qualcosa per mangiare un attimo. E come riporta questo cartello più a destra, oltre a Tatvan e al lago di Van si va in Iran. Ah! Da quella strada lì si raggiungerebbe l'Iran. Che si fa? Ci si va? Eccoci a tavola, pranzo pronto, abbiamo bruschettato un po' di pane con il salmone, pomodorini, qui abbiamo una schiaccia ripiena con salmone e un po' di pomodori, un po' di roba varia. E quindi? E quindi ora mangiamo, buon appetito, e poi vi facciamo vedere il lago che è proprio qui fuori. Lo vogliamo vedere anche noi poi. Sì, facciamo poi una passeggiatina, visto che c'è il sole. Ormai la fame era tanta, ci siamo... Sì, prima bisogna mangiare, perché se no... Non si sta in piedi, vero? Non si sta in piedi, no? E dopo questa bella mangiata, eccoci qui sulle sponde di questo bellissimo lago. E che lago, ragazzi! Che lago! Pensate che le sponde più lontane distano ben 119 km ed è anche bello profondo, perché nel punto più profondo in assoluto siamo a quasi 451 metri. Inoltre è un lago salato che riceve l'acqua dai vari fiumiciattoli che scendono giù dalle montagne circostanti e non ha nessuno sbocco sul mare. Come vedete c'è anche un traghetto che abbiamo visto sulla mappa, fa il tragitto tra questa città e la cittadina di Van, che appunto si trova nel versante opposto del lago. In direzione Van, l'altra città principale diciamo sulle sponde del lago, però ci fermeremo prima perché sta già facendo buio e ancora per arrivare alla città ci vorrebbero tanti chilometri, quindi ci fermiamo ora. Abbiamo individuato un posticino su Park4Night, vediamo se ci piace. Santo Park4Night. Santo Park4Night, dice Fede, e ci fermiamo per la notte lì e poi domani andiamo nell'altra città.